Benvenuti, signore e signori. Reduci da successi in tutta Europa, conoscerete creature straordinarie, capaci di imprese memorabili e stupefacenti. Perché soltanto al circo mezza viotta l'immaginazione diventa realtà e niente è come sembra. È la storia di 4 freaks nella Roma del 43, poco dopo che è passato l'armistizio, che si ritrovano senza il loro circo e non sanno che fare. I nazisti occupano la nostra città e loro come freaks non sanno, no? come posizionarsi, essendo diversi. Poi c'è un antagonista che è Mr. Franz, che sta a capo di un circo tedesco che sta cercando questi 4. Di fatto i nostri protagonisti sono dei semplici freaks che appartengono alla realtà romana e quindi avevano bisogno di un commento musicale che li raccontasse più intimamente, e quindi abbiamo optato per una strada più folcloristica, mentre invece la parte più tedesca è quella che accoglie un approccio invece paradossalmente più contemporaneo. Scrivere a 4 mani con il regista è, diciamo, dal punto di vista, per quanto mi riguarda, dal punto di vista umano e emotivo, forse è più difficile. Con Gabriele, per quanto mi riguarda, è sempre un percorso creativo importante, complicato, faticoso, ma che dà anche tantissime gratificazioni, perché comunque significa lavorare nel dettaglio su ogni personaggio, su ogni scena del film, su ogni inclinazione, diciamo, emotiva della scena. Molto praticamente parlando, Gabriele aveva un'idea, ha un'idea, la scrive, la butta giù e ci confrontiamo. Io ho un'idea, la scrivo, la butto giù e ci confrontiamo. Mi cantavo in continuazione in testa, dopo aver ascoltato tanta musica, quello che poteva essere il tema dei freaks, finché mi ricordo addirittura cullando pure mio figlio gli fischiavo questo tema, che poi ha subito una serie di variazioni, e poi tramite messaggio vocale l'ho fischiato, l'ho mandato a Michele, e Michele l'ha messo sul sequencer, e da lì si è aperto un mondo. E quella dimensione veramente abbiamo faticato tanto a trovarla, finché poi dopo è stata buttata giù questa cosa e tutto si è come srotolato da là. Mi ricordo dovevamo scrivere il tema di Matilde, lui mi fa: senti, ma c'ho un'idea, potrebbe essere veramente una B di questo tema dei freaks, e lasciami lavorare. Mi arriva sto pezzo e effettivamente secondo me è il più bello del film. Abbiamo scelto un timbro alla fine per ogni personaggio e un tema per ogni personaggio, e questo è comunque il risultato, non è qualcosa che viene in automatico, è comunque il risultato di alcune riflessioni, di molta ricerca.
l'idea di strumenti semplici, tradizionali, era qualcosa che è venuto anche molto naturale. Il tipo di strumentazione della stessa orchestra cresce sempre di più man mano che il film va avanti, tenendo anche alcune reminiscenze della classicità, da Strauss a Beethoven. C'è un po' di ricerca anche in questo senso, cioè una voglia di, non so se di omaggiare, ma comunque di fare proprie alcune tradizioni. L'idea era di non essere nostalgici. L'approccio doveva necessariamente essere contemporaneo e quindi musicalmente abbiamo ibridato questi due elementi, anche perché la storia è vero che è ambientata in quel periodo, abbiamo cercato di ricreare quella dimensione del periodo, abbiamo cercato di fare questo salto allo spettatore in un altro periodo, però più che salto soltanto in un altro periodo è proprio in un'altra dimensione, che è quella del cinema. La forza, secondo me, grande di questa colonna sonora è proprio l'aver unito il sogno, l'immaginario, il fantastico al concreto, e questi sono i due aspetti. Abbiamo cercato di scrivere in forma concerto. Che cosa significa? Significa che la partitura, per come è stata concepita, può essere suonata in un'unica soluzione, cioè dall'inizio alla fine, ed è esattamente quello che viene suonato nel film. Ci affidiamo sempre di più all'elettronica, alla cosiddetta sovrapposizione di diverse orchestre, sovrapposizione di tante tracce create al computer. Questa colonna sonora qui, nello specifico, è scritta come fosse scritta negli anni 30, cioè con 70 musicisti, 10 solisti e una partitura, nient'altro. Ero preoccupato inizialmente di comunicare le giuste informazioni all'orchestra. Abbiamo invece trovato una figura estremamente professionale, quella di Marek Stilec, che è un direttore d'orchestra residente in Praga, che ha seguito tutte le registrazioni e il quale si è subito messo a disposizione, studiando da subito le partiture, che molto spesso hanno anche le cosiddette tempo map, anche molto irregolari. Significa che i brani velocizzano e rallentano in maniera repentina. Non smetteremo mai di ringraziarlo per il grande lavoro che ha fatto, seguito anche dalle registrazioni di Goffredo Gibellini e ovviamente tutto il team di Digital Records che ci ha supportato in questa enorme avventura. Sentire un'orchestra molto più europea nel modo di performare mi ha molto rassicurato, perché veramente è molto, la musica è delicatissimo l'approccio musicale che si deve avere nel commentare un film, cioè basta un corno troppo marcato su un tema enunciato che acquista una pesantezza che per noi europei è quasi dice annaggia, hai detto un po' troppo questa, ci hai creduto un po' troppo, quindi devi lavorare veramente di fino, soprattutto su una tematica come quella dei film che sto cercando di fare io. Cerco di raccontare una storia, la cosa importante è che la voce sia la mia, però che io non mi parli addosso. E io ho detto a Michele e poi ad Emanuele, che è il nostro orchestratore che ha scritto anche delle cose, noi stiamo raccontando una storia, la voce è la nostra perché deve essere la nostra, deve avere la nostra identità, quindi Korngold, Rota, Morricone, Zimmer, Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, tutti, cioè quelli che possono servire, però dobbiamo essere noi che raccontiamo questa storia musicale con la nostra voce, però la dobbiamo raccontare alle persone, le dobbiamo raccontare per sostenere questo film. Il fatto di trovarti di fronte a problemi artistici continuamente, cioè di scelte da fare per dare il giusto tono al film,
è qualcosa a cui non sei molto molto abituato. Il fatto di poter trovare le soluzioni giuste e a questo tipo diciamo di quelli che ho definito problemi artistici è qualcosa che ti fa crescere tantissimo, perché tu trovi delle soluzioni che prima non ci sono e le devi trovare e le devi creare, le devi inventare, e sono il frutto di prove, ragionamenti e ricerca. Prove, ragionamenti, ricerca, riflessioni. Questo è. E il fatto di poterlo fare insieme a Gabriele, che è musicista e regista, è un valore aggiunto enorme, e anche dal mio punto di vista una grande fortuna.